Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Oggi vi voglio far vedere la spigghetta rumena doppia. Quella semplice c'è già sul mio canale, adesso vi faccio vedere questa. Intanto io uso il fioccottone e l'uncinetto 3,5, voi potete utilizzare quello che desiderate. Andiamo a fare il nodino ben stretto, poi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora rientriamo nella seconda e andiamo a fare un punto basso e nella prima un altro punto basso. Dobbiamo già girare il lavoro, quindi lo giriamo in questa maniera e prendiamo praticamente nel primo punto basso che abbiamo fatto, cioè saltiamo questo appena lavorato, torniamo indietro sul primo lavorato, prendiamo la costina esterna, quindi in là, non verso di noi, prendete il filo e andate a fare un punto basso. Ora, per concludere, diciamo, la riga, chiamiamola così, entrate qui dove vedete questa linea, questa costina, e andate a prendere anche quella sotto se riuscite, però siccome tendo a lavorare stretto faccio un po' fatica. Intanto sono due, perché praticamente quando noi giriamo il lavoro abbiamo l'asola che si piega, quindi si creano queste due linee. Entrate, prendete il filo e fate un punto basso. Arrivati a questo punto non dovete fare altro che girare il lavoro, quindi prendete la costina esterna non dell'ultimo fatto, quindi l'ultimo punto che lavoriamo non lo consideriamo mai, lo saltiamo e andiamo a prendere la costina esterna di quello in mezzo, che in realtà sarà sempre lui lavorato. Prendiamo quindi filo, facciamo punto basso e ora ci rimangono sempre queste due costine nel girare il lavoro che si formano, quindi una e due. Allora, se voi riuscite a lavorare stretto il modello è più bello, se lo lavorate un po' più largo fate meno fatica, dopo decidete voi. Quindi le prendo il filo e vado a fare un punto basso. Come facciamo? Continuiamo sempre prendendo, vedete che questo punto intermedio, quindi noi andiamo a fare questo punto basso da saltare, prendiamo la costina in quello in mezzo, in automatico ci vengono queste due barrette perché nel piegare il lavoro, nel girarlo si formano. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta e poi faccio un po' di righe così vedete l'effetto finale. Quindi ho appena finito il punto basso che salto, vado in quello intermedio, prendo la costina esterna, quindi quella che sta sopra, vedete il lavoro, quindi sta sopra, non andate quello sotto, in automatico mi spuntano fuori le costine nel giro del lavoro che prendo e lavoro. Quindi è facile. Punto basso, in automatico mi escono le costine e punto basso. Quindi voi dovete girare sempre il lavoro tra le mani. Mi ripeto, più lavorate stretto più è rigida, più lavorate largo fate sicuramente meno fatica ma è più morbida, quindi in base a quello che dovete andare a utilizzarla decidete voi. Rimanete con me che vi faccio vedere tre versioni diverse e tutte hanno una sola differenza tra di loro. Eccole qui tutte e tre le versioni, in realtà sono tutte uguali quando li andiamo a lavorare, semplicemente l'unica cosa che li differenzia è lo spessore del filato. Abbiamo il fioccotone
che lo conoscete tutti, poi abbiamo una lana e abbiamo un cordino. Quindi il fioccotone, lo spessore è questo, e l'ho lavorato col 3,5. Questa è una lana, vedete che è un po' più gonfia, sembra quasi più rigida, l'ho lavorato sempre con il 3,5. E poi abbiamo un cordino, che l'effetto è questo, e l'ho lavorato col numero 5. Quando abbiamo uno spessore così io lo vedo ideale per creare dei manici o delle tracolle, quindi basta che voi chiudete a un certo punto il lavoro, qua ci mettete il gancio o quello che volete come attacco per la borsa, andate con il cappietto, se lo lasciate più lungo, a cucirlo e avete una tracolla perfetta. Poi se col tempo il gancio si rovina perché il metallo si scolorisce l'una all'altra, avendo voi un foro che non va a disfarsi, quindi non andate a lavorare direttamente sull'anello, avete la possibilità di cambiarlo semplicemente sostituendolo. Questo qui lo vedo magari in lana per fare delle decorazioni, il fioccotone alla fine potete usarlo anche per creare anche dei braccialetti, delle collane e tante altre cose. Io la spighietta rumena, sarò sincera, l'ho sempre utilizzata sin da piccola a creare i macramè rumeni, sia la più sottile, che si lavora su 2 punti soltanto, dove andavamo più che altro a creare dei fiori, delle foglie, delle decorazioni, e quella più spessa come questa veniva utilizzata per dei contorni un po' più importanti. Cercherò di riprendere in mano quell'arte e di condividerla con voi. Non riesco a promettervi quando, però diciamo che l'idea è quella. Bene, io spero tanto che vi sia stato utile come tutorial e ci vediamo al prossimo video progetto.